Nei video precedenti di questa serie abbiamo visto di quanto vento dobbiamo disporre perché un sito sia di interesse eolico. Poi abbiamo visto come le dimensioni del rotore dipendano dalla quantità di vento di cui possiamo disporre e dalla quantità di energia che vogliamo produrre. Ora andremo finalmente a vedere come la forza del vento diventa energia elettrica. Abbiamo visto che il vento è un fluido dotato di una certa massa e quindi quando si muove dispone di una certa energia cinetica. Abbiamo visto che un rotore, costituito da un certo numero di pale calettate su un albero libero di girare, può trasformare questa energia cinetica in energia meccanica. Abbiamo visto infine che di rotori ne esistono di diversi tipi e che possono sfruttare diversi principi per il loro funzionamento. E di rotori ne esistono ad asse orizzontale e ad asse verticale. La scelta tra un rotore ad asse verticale e ad asse orizzontale, a differenza della scelta del tipo di rotore da impiegare, è dettata più che altro da vincoli ambientali. Se per esempio devo installare un piccolo rotore eolico sullo spigolo di un balcone, dove un rotore ad asse orizzontale non avrebbe lo spazio per orientarsi, allora per forza di cose dovrò scegliere un rotore ad asse verticale. L'ingombro laterale non è l'unico vantaggio dei rotori ad asse verticale. Per esempio sfruttano meglio la componente verticale del vento che si muove lungo i pendii, in salita o in discesa. Oppure soffrono meno il vento a raffiche o turbolento. Questi vanno considerati come vincoli ambientali. Oltre a questi c'è il gusto del costruttore, installatore, utente. Io per esempio adoro i rotori di tipo Daewoo H perché assomigliano ad aeroplani a volo vincolato. Comunque, che siano ad asse orizzontale o ad asse verticale, questi rotori dovranno comunque attivare delle macchine per produrre energia elettrica. Su come si può produrre e poi anche sfruttare l'energia elettrica avevo fatto un video 2 o 3 anni fa. Potete andarlo a recuperare per maggiori approfondimenti, ma qui riassumo le cose che ci interessano ai fini di sfruttare l'energia eolica. Uno dei modi più diffusi per produrre energia elettrica è quello di sfruttare il lavoro di macchine elettromeccaniche, che possono essere dinamo, che producono corrente continua, o alternatori che producono corrente alternata. Queste macchine funzionano sfruttando il fenomeno fisico dell'induzione elettromagnetica, descritta dalla legge di Faraday. Questa legge ci dice che in un circuito elettrico immerso in un flusso magnetico si forma una forza elettromotrice che si oppone al flusso magnetico. Questo vuol dire che se noi prendiamo un conduttore e lo immergiamo in un campo magnetico e il campo magnetico ha delle variazioni, aumenta o diminuisce di intensità o si sposta relativamente al conduttore, ai capi di questo conduttore possiamo misurare una differenza di potenziale. Sottolineo che il campo magnetico deve essere variabile. Se il campo magnetico è fisso, fermo, immutabile, non ci sarà nessuna differenza di potenziale ai capi del conduttore. È su questo punto che falliscono la maggior parte dei video fake sulle macchine free energy che si trovano su YouTube. Ma torniamo alla legge di Faraday. La differenza di potenziale ai capi del conduttore sarà direttamente proporzionale alla lunghezza del conduttore, all'intensità del flusso e alla velocità di variazione del flusso magnetico. Dinamo e alternatori sono costituiti da un circuito elettrico, un avvolgimento di ramo, immerso in un flusso magnetico. Il circuito elettrico e il flusso magnetico sono in moto relativo l'uno rispetto all'altro e questo genera la variazione del flusso magnetico indispensabile per avere una tensione. Di norma, nell'alternatore il circuito elettrico rimane fermo e prende il nome di statore e si presenta come una serie di avvolgimenti attorno ai quali o dentro ai quali viene fatto ruotare un campo magnetico e per questo motivo prende il nome di rotore. E normalmente la dinamo è costruita al contrario. Avrà il campo magnetico fermo,
lo statore, e il circuito elettrico in rotazione al suo interno, il rotore. Questo perché per poter produrre corrente continua è necessario un espediente in più. La corrente prodotta dovrà essere raddrizzata attraverso un sistema che si chiama collettore raddrizzatore. All'interno della dinamo la corrente elettrica nasce comunque in forma alternata, è inevitabile, ma prelevandola attraverso un sistema di lamelle quando ha una determinata polarità si ottiene la corrente continua. Questo sistema comporta la necessità di avere delle spazzole striscianti e quindi degli attriti, e di conseguenza la dinamo è di sua natura leggermente meno efficiente di un alternatore. Ora, prima che questa diventi una lezione di tecnologia sperimentale del 1800, ai fini di sfruttare l'energia eolica a noi interessano soltanto due cose. La prima è che a parità di dimensioni del circuito elettrico e intensità del campo magnetico, più la macchina elettrica gira veloce, più alta sarà la tensione in uscita. E la seconda è che esistono essenzialmente due modi per produrre un campo magnetico: utilizzare dei magneti permanenti oppure utilizzare degli elettromagneti. La prima soluzione, quella di utilizzare degli magneti permanenti, è quella più semplice, funzionale ed efficiente, ed è quella più utilizzata sulle macchine di media o piccola potenza. La seconda soluzione, gli elettromagneti, sono invece impiegati su macchine di grandi potenze o comunque dove non è possibile o antieconomico utilizzare dei magneti permanenti. C'è anche un altro specifico caso di nicchia in cui si utilizza un alternatore a elettromagneti, in quelle macchine eoliche costruite in casa utilizzando l'alternatore di un'automobile. Voglio spendere due parole su questo tipo di alternatore per chiunque abbia intenzione di sfruttarlo. In primo luogo, l'unico vero vantaggio di questo tipo di alternatore è che dispone di un circuito di autoregolazione per cui la sua tensione di uscita sarà sempre attorno ai 14 volt, l'ideale per caricare una batteria da 12 volt. È nato per questo scopo e lo fa perfettamente. Iniziamo con gli svantaggi. Tanto per cominciare, non avendo magneti permanenti ma sfruttando un elettromagnete, una parte dell'energia che produce verrà utilizzata per alimentare l'elettromagnete stesso. E da questo derivano tre svantaggi. Il primo è molto meno efficiente di un alternatore a magneti permanenti, circa la metà. Il secondo svantaggio è che se è collegato a una batteria completamente scarica, non avrà un suo campo magnetico e quindi non produrrà niente. Il terzo svantaggio è un po' più subdolo. Dal momento che è stato progettato per funzionare in accoppiamento con un motore endotermico che ha un regime di minimo che può essere di 5, 600 o 800 giri al minuto, al di sotto di questi valori potrebbe non produrre alcuna corrente in uscita perché utilizza tutta l'energia prodotta per il proprio stesso funzionamento. Come direbbe un elettrauto, non carica. In conclusione, questo tipo di alternatore è interessante in un solo caso, quando si deve costruire un impianto a 12 volt a isola, a costo zero, utilizzando quello di cui già si dispone. Cioè, se ce l'hai in casa ti conviene usarlo, se devi anche andarlo a comprare, no. Chi il generatore eolico lo compra già fatto e finito non ha bisogno di sapere queste cose, ma chi intende costruirselo ne dovrebbe essere a conoscenza. Torniamo al nostro discorso sull'energia eolica. Abbiamo il nostro rotore che fa girare una macchina elettrica, tipicamente un alternatore a magneti permanenti. Vediamo cosa succede dopo. Dopo il nostro generatore avremo finalmente energia elettrica che può essere in corrente continua o in corrente alternata, con una tensione che tipicamente va dai 12 al centinaio di volt. L'energia elettrica in questa forma normalmente non sarà adatta per attivare i nostri dispositivi di casa. L'energia elettrica dovrà quindi essere trasformata per renderla idonea all'utilizzo domestico ed inoltre dovremo prevedere di immagazzinarne una parte per quando il vento non c'è.
Quello che succede all'energia elettrica dopo essere stata prodotta sarà l'oggetto del prossimo video di questa serie. Quindi ti conviene iscriverti al canale per essere sicuro di non perderlo. E con questo saluto e alla prossima.